dobbiamo dire che appena arrivati nella prima grande città ci siamo trovati davanti a questa Ivire Baguette, Boulangerie Patisserie Buonnoserie e Glacière, quindi qualcosa prendiamo. E Lucia manda a me perché non si fida No, perché di se stessa. No, perché a me piace tutto, invece te sei quello più uggioso, no, questo no, e quindi scegli te, a me va bene tutto. Secondo me non è tanto così, però va bene. Secondo me non è tanto così. Oh, quanta roba hai preso? Ho preso uno di tutte le cose che avevano, che non è che ci voleva tanto, c'erano 3 cose. Ah, vedo già i biscottini, altri biscottini, panno au chocolat? Eh sì, io inizierei con quello. Devo dire che non è che sia proprio il massimo sto pane al cioccolato. Un po' durino. Una delle cose che aveva che non ho preso l'ultima, mi ha detto questo è troppo duro, non te la posso vendere. Ragazzi, qui addirittura c'è il semaforo e dobbiamo dire che si fermano, 3, No, 2, questo è andato. E poi un'altra novità della Costa d'Avorio sono le telecamere. Guardate qua. Questa era veramente una vita che non ne vedevamo. Proprio la prima volta in Africa, penso. Camion pieni di banane. Ci sono solo banane. Lasciamo la strada e i venditori di banane per prendere una strada secondaria che è sterrata. Qui ci hanno detto che le strade principali ora sono tutte ottime strade, ma appena esci dalla strada principale non c'è più la strada. E andiamo a trovare un posto per la notte. Siamo quasi arrivati a Yamoussoukro, che è la capitale, però non vogliamo arrivarci questa sera, mancano pochi chilometri, ci andremo domani mattina. Non siamo già più abituati alle buche. Qua ci sembra di essere tornati in Guinea, macchine cariche, strade spaccate. E proprio come succedeva in Guinea, le macchine si iniziano a fermare subito. Questa è quella che ci ho sorpassato prima. Questo ragazzo in bicicletta che sta facendo la volata. Ragazzi, è proprio come succedeva in Guinea, arriva un camion e non vedremo più niente. Vogliamo provare a raggiungere questo lago, che probabilmente è artificiale anche questo, infatti c'era il cartello che parlava di una diga, non sappiamo dove sia. Questo è il villaggio di Kossou, che è praticamente quello che precede la diga, che forse adesso dobbiamo anche attraversare. E appena usciti da Kossou dobbiamo entrare praticamente dentro un incendio. Puliscono il bordo della strada, dove naturalmente non è che c'è solo scarpaglie. Cioè vedete al bordo della strada c'è sta un sacco di spazzatura, quindi l'odore lo potete immaginare. Ed eccoci qua, passiamo proprio sopra la diga. E questa è la diga. Wow, ammappelo, grande, guarda qua. Non si vede l'orizzonte sempre per questa nebbia che c'è in questo periodo dell'anno, però il lago è tanta roba. Siamo arrivati in fondo alla diga, che è bella lunga, e qua in fondo c'è una stradina sterrata, abbastanza piccola, e vediamo se qua c'è un angolino dove imboscarsi. Cioè, non siamo isolati, come vedete ci sono delle persone che camminano, però il posto non sembra male. Magari questi ragazzi vanno al lago a fare il bagno, perché qua la direzione è quella del lago. La strada si fa sempre più stretta e
c'è da girare in fondo. Simone ha detto che fa tutta retro. Ah, però lì in fondo forse si gira, il posto è bellissimo. Bene ragazzi, ci siamo piazzati, non sappiamo bene cosa può succedere qui più tardi, perché è un posto di festa, ci sono un sacco di ragazzi che stanno arrivando, alcuni che vanno, tutta gente tranquilla che viene a godersi sto posto meraviglioso. Ma nel frattempo abbiamo dovuto mettere un po' di pietrozze. Ragazzi, vedete poco che la GoPro allontana, però laggiù sembra che il fuoco si fosse anche ingrandito. Però mi sembra di vedere delle persone. È certamente un fuoco controllato in qualche modo. Buongiorno ragazzi, benvenuti a bordo e benvenuti qui in Costa d'Avorio, di fronte a questo lago che è creato per alimentare una diga. Guardate qua, che posto spettacolare! La notte è andata benissimo, super tranquilla e anche leggermente fresca, insomma, per quanto si possa definire fresco ciò che si può provare da queste parti. E non è andata per nulla male, ma soprattutto qui non ci sono stati rave, assolutamente zero. Adesso qualcuno sta passando, è passata anche qualche barca, trasportano legname, fanno cose. I fuochi che si vedevano ieri sera là in fondo si sono spenti. L'atmosfera è sempre super suggestiva. Adesso sembrano esserci anche un po' di nuvole, un po' di nebbia, c'è tanta umidità. Ma più di tutti ieri sera c'erano un sacco di zanzare che fortunatamente erano fuori e che noi abbiamo ucciso qua con il biokiller. Si vedono anche qua, sono tutti lì sotto. Adesso troveremo il modo di pulirle. Sono arrivate abbastanza dopo il tramonto, quando stavamo guardando la televisione abbiamo guardato fuori, era tutto pieno. E qua le zanzare non è che sono proprio un bene, ma d'altronde siamo vicino a questo specchio d'acqua così enorme. Sono arrivati anche dei pescatori, credo, con le loro piroghe, e ho visto che là dietro c'è un piccolo villaggio probabilmente di pescatori. Infatti ogni tanto cammina qualcuno che pian piano se ne va di là. Scaldiamo un po' il motore e prepariamoci a ripercorrere a ritroso i 20 km più o meno di pista che abbiamo percorso ieri sera per arrivare qua. Hanno pescato un bel po' di pesci, li stanno tirando fuori dalla rete. Un lavoro lunghissimo, le reti sono finissime, proprio piccole, perché i pesci non sono tanto grandi. Sono queste qua le reti, ragazzi. Ciao lago, ciao zanzare. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo riguadagnato l'asfalto principale, ma ci fermiamo un attimo perché proprio qui sull'asfalto ci sono un sacco di venditori e compriamo frutta e verdura, quello che c'è, insomma, banane, ma vediamo anche aguacate e ananas. Abbiamo comprato anche la guanabana e la signora ci regala le banane. Ah, merci! Le banane ne hanno talmente tante che le regalano, ragazzi. Siamo arrivati a Yamassousou, che di fatto non è che sia poi così grande.
come dicevamo, la capitale economica è Abidjan, che è un po' più a sud, vicino alla costa. Ci andremo probabilmente. Però qua c'è un'attrazione particolare, soprattutto per noi che siamo italiani, perché ci dovrebbe essere una cattedrale, che è la copia di San Pietro. Dovrebbe essere qua da qualche parte. E in effetti è bella grande, si vede da lontano, là nella nebbia. Ragazzi, è enorme. È una copia della Basilica di San Pietro, però per dimensione è un po' più grande. Infatti questa risulta la chiesa cattolica più grande del mondo. Adesso vediamo di capire se si entra da un'altra parte, perché questo posto è talmente grande che magari non è questo l'ingresso principale. Pensate che a consacrare questa chiesa è stato proprio Papa Giovanni Paolo II, che è venuto, però aveva ottenuto la promessa che qualora fosse venuto avrebbero anche costruito un ospedale qua vicino, però non mi sembra di vederlo. Ma questo era chiuso come ingresso, quindi proviamo a entrare dal retro per vedere se ce la fanno vedere anche dentro. Eccolo qua l'ospedale che ha voluto il Papa. E qua siamo arrivati, credo che sia questo l'ingresso. Vediamo che si fa, ci fanno entrare? Beh, una cosa è certa, alla Basilica di San Pietro non si riesce ad arrivare così vicino con Valentino. Ragazzi, per visitare questa basilica bisogna aspettare una guida, dovremmo andare insieme alla guida. Vediamo cosa ci fanno vedere, cosa ci raccontano. Intanto veniamo accorti dal negozio dei souvenir, perché ci sono anche l'abbigliamento proprio importantissimo qua. Bene, adesso andiamo con la guida e vediamo dove ci portano. Pian piano che ci si avvicina si capiscono meglio le dimensioni, perché alla fine abbiamo camminato un sacco. Sembrava di essere attaccati, invece no. Ragazzi, noi prima eravamo là in fondo con Valentino e non percepivamo che qua c'erano delle persone. Allora ragazzi, siamo arrivati qui all'ingresso della basilica. Ci hanno detto che questo è il limite da cui dopo non potremo più fare video, cioè dentro non si possono fare video. Il limite della foto è invalicabile. Sta spiegando che la persona che può essere fotografata può entrare, però la macchina fotografica no. Chi fa la foto deve stare oltre questa riga, dove sono io adesso. Il marmo che stiamo calpestando arriva da Portogallo, Spagna e anche Italia. Pensate che per costruire questa basilica ci sono voluti solamente 3 anni. Quando me l'ha detto non ci credevo. È tecnologicamente anche molto avanzata, in particolar modo per quanto riguarda il suono, ma anche per quanto riguarda la climatizzazione, che viene accesa quando ci sono degli eventi molto particolari che attirano tantissima gente. Dentro ci sono posti a sedere per 7000 persone. Queste sono le porte, non tutte sono aperte. Pensate che pesano 2 tonnellate l'una. Non è un meccanismo automatico ad aprirle, si aprono a mano con un sistema molto ingegnoso che le rende molto morbide. Adesso dobbiamo rientrare, quindi non potrò più filmare, ma dovete sapere che probabilmente andremo al piano superiore, o meglio ai piani superiori. Oggi però non c'è la corrente e quindi si può andare su solo a scale, ed è una cosa che non è consigliata a tutti, anche perché non essendoci la corrente non c'è neanche la luce.
A questo punto dobbiamo salire su queste scale a chiocciola, ci consentono di usare i cellulari per fare luce. Dovrebbero essere tipo 11 piani, poi altri non so quanti. Questa scala a chiocciola è all'interno di una delle tante colonne che ci sono dentro questa basilica. Praticamente è finta, serve solamente per contenere la scala a chiocciola. Ci sono altre colonne che invece non erano forate e non ci passava nessuna scala dentro. A regola salendo dovremmo trovare una sorta di terrazza, credo. A un certo punto c'era una porta e c'è tipo questa sala enorme, vuota. Siamo saliti non so quanto e se già giù faceva caldo, qua è ancora di più. Siamo arrivati, qui c'è questa sala dove c'è un modellino in sughero della basilica, ma soprattutto abbiamo il balcone, ragazzi. Questo terrazzo è veramente enorme, però la cosa un po' inquietante è che questi piastrelloni sembrano un po' sospesi nel vuoto e non sono proprio tutti stabili. Qui è dove, quando c'è l'energia elettrica, a regola dovrebbe arrivare l'ascensore, però qui c'è anche un'altra scalinata, guardate, sembra la scalinata del Titanic, ragazzi. È meravigliosa, ma credo che la cosa più bella sia salire qua, oltre che la terrazza, perché da qua su ci hanno detto che si può fare, possiamo fare le riprese dentro. E qua finalmente posso farvi vedere la cupola, che pensate è un po' più alta di quella di San Pietro. E vedete lassù che c'è una colomba? Beh, quella colomba ha un'apertura alare di 7 metri. Qua sembra piccolissimo, ma in realtà è enorme. E qui abbiamo tutto questo balcone all'interno della basilica, della cupola. Possiamo vedere anche molto bene l'altare, che pensate è ricoperto da bronzo e rame. Quelle spirali sono state create per ricreare l'atmosfera della giungla della Costa d'Avorio, con tutti i rami della vegetazione che si attorcigliano intorno ai tronchi degli alberi altissimi. Tutte le vetrate di questa basilica raffigurano la Bibbia in modo figurato. Vi posso assicurare che guardare sotto non bisogna soffrire di vertigini, assolutamente. Guardate tutta la tecnologia che è stata utilizzata per migliorare l'acustica di questa basilica. Ci sono tutti dei pannelli che servono per riflettere o per assorbire il suono, che sono stati posizionati in modo sapiente da pannelli più grandi man mano sempre più piccoli, in modo tale che il suono sia propagato in modo perfetto a livello di dove si siede la gente. Qui c'è un organo che vedete, quello piccolo laggiù in fondo dietro l'altare, che è un organo elettronico che è stato costruito a Filadelfia, e le casse acustiche di quell'organo sono sopra quelle pareti della sacrestia che sta dietro l'altare. Tutti quei cerchi che invece sono messi davanti alle porte servono per la climatizzazione. Quando qua c'è tanta gente viene accesa l'impianto di condizionamento che ha le loro bocchette di uscita all'interno dei posti a sedere proprio, ci sono delle piccole colonnine. Ma siccome vengono tenute aperte le porte, viene soffiata dell'aria da quei cerchi, in modo tale da creare una barriera invisibile. E questa barriera serve per non far uscire il freddo. Qua dentro fa caldissimo, ma dietro questi proiettori ci sono delle aperture che probabilmente servono per la reazione di questi proiettori, ma qua si sta veramente bene. Luci, stiamo un po' così qua, fermi, immobili. 198 gradini abbiamo fatto. Un sacco, io non li ho contati, ma erano veramente un sacco. Man mano che si saliva aumentava il calore e anche il profumo di sudore. Beh, dicevo che ci sono voluti solo 3 anni per costruire questa basilica. Pensate che però ci hanno lavorato 1500 persone. È un progetto che naturalmente ha coinvolto ingegneri che arrivavano un po' da tutto il mondo, ma tantissimi anche proprio della Costa d'Avorio. 1500 persone che per costruire questa basilica in 3 anni comunque hanno lavorato 7 giorni su 7 H24. Il presidente voleva proprio terminarla quest'opera. Ed eccoci qua davanti all'ingresso principale
principale. Qui in mezzo vediamo raffigurata la colomba, che è la stessa che c'è sulla cupola. E per darvi una dimensione, perché come dicevo si fa fatica a capire quanto è grande, dato che siamo in uno spazio molto aperto. Qui questo viale è lungo 1 chilometro. E qui dentro questa stanza ci sono un po' di foto che riguardano la costruzione di questa basilica, che è avvenuta tra gli anni 80 e gli anni 90. Pensate che il terreno su cui è stata costruita, quindi dove ci troviamo, era di proprietà del presidente che ha voluto costruire quest'opera, che l'ha donata. C'era il suo campo e praticamente una parte di questo campo è rimasto. Un'opera veramente incredibile, veramente mi stupisce la rapidità. Ma adesso Luci ci aspettano la scala a chiocciola in discesa e adesso ci rendiamo meglio conto qui all'uscita, finalmente terminate le scale, che abbiamo camminato sopra questo balcone pazzesco che dà proprio qui sul viale principale di questa basilica. Bene, salutiamo questa basilica veramente gigante. Molto bella, molto particolare vederla qua. Basilica ispirata quindi a San Pietro a Roma, ma che si chiama Nostra Signora della Pace.